Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi, in attesa dell'arrivo dei pezzi per il drone, mi sono incominciato a interessare alla questione relativa ai motori brushless dei droni, perciò ho fatto qualche ricerca e in questo video proveremo a costruirne uno. Incominciamo! Per prima cosa ho costruito il motore in 3D. Ho deciso di prendere ad esempio il tipo di motore Outrunner. Dopodiché l'ho stampato e ho incominciato a girare il filo per fare le bobine. Ho concentrato le mie ricerche soprattutto su un video di Greg Scott che mi ha aiutato molto e inoltre ho modellato tutto tranne lo statore che si può trovare su Thingiverse. Quindi ho cominciato a cablare lo statore però mi sono subito reso conto del fatto che era molto difficile da fare. Purtroppo io non l'ho mai fatto, quindi non sono neanche esperto o non ho manualità nella cosa. Ho incontrato anche un sacco di problemi, soprattutto perché spesso mi confondevo, anche perché non capivo in che modo dovevo girarlo, perché mi diceva di girarlo in senso orario antiorario, però cambiando la prospettiva il senso orario può diventare antiorario, quindi mi confondevo spesso e ho dovuto rifarlo qualche volta. Alla fine però ho trovato un documento PDF che spiegava come farlo e in questo caso era molto semplice, quindi sono riuscito a completarlo. Dopodiché ho incominciato a incollare i magneti al rotore e questo passaggio non è stato troppo difficile, anche se è stato un pochino lungo. Ecco il risultato finale, che purtroppo mi sono accorto troppo tardi che questo rotore aveva lo spazio per 12 magneti e non esiste un settaggio 12 magneti 12 poli, ma 14 magneti 12 poli o 9 magneti e 12 poli. Quindi ne ho costruito un altro. Quindi ho assemblato tutto e ho saldato i cavi. Purtroppo il test run non è andato come volevo. Il motore infatti non voleva partire e sembrava costantemente desincronizzato. Inizialmente non ne ho capito il motivo e ho dato la colpa a me stesso per aver sbagliato a cablare il motore, ma più tardi mi sono accorto che non è colpa mia ma bensì dell'ESC, che non può far muovere dei motori a 14 poli ma bensì a 4. Così ho deciso di costruire un nuovo motore e stavolta, per essere sicuro che funzionasse, ho guardato un video su YouTube e vi lascio il link in descrizione e adesso il motore ha 4 poli e è in grado di controllarlo. Così ho incominciato a cablarlo. Devo dire che è stato anche piuttosto semplice. Il primo test run non è andato come volevo, ma il motore almeno girava un po', non come un normale motore dovrebbe girare, ma girava meglio rispetto al motore di prima. Ho realizzato che la colpa probabilmente era della desincronizzazione e perciò ho deciso di avvicinare le viti ai magneti in modo che ci fosse più attrazione, quindi magari meno possibilità di desincronizzazione. Così ho incominciato ad avvicinare le viti. Purtroppo ho dovuto togliere tutto il filo perché se no non riuscivo a girarle e alla fine è venuto un bel lavoro e infatti si sentivano ogni singola vite si sentiva sul magnete, quindi
era un lavoro ben fatto. Al secondo test run le cose sono peggiorate, perché come potete sentire il motore vibba ma non si muove, e ho ipotizzato che la causa era del fatto che i magneti, essendo troppo vicini, richiedevano molta più potenza dal motore. Come si può vedere, ho aumentato i giri, per la precisione ci ho girato in parallelo le altre fasi e ho fatto sempre lo stesso numero di giri, però la potenza totale è aumentata. Vediamo se cambia. Non è cambiato molto. Vediamo se con la spinta adesso, oh, vedi, un pochino gira, però la retromarcia va un po'. Penetra? Mhm. Avanti va un po'. Dai, tieni gas, pronto? Tieni gas. L'ho data. Questo è il gas. Un pochino tiene ma poco. Così ho anche deciso di triplicare la potenza totale, quindi adesso è il triplo della potenza iniziale, però il motore comunque continua ad avere i stessi problemi di desincronizzazione. Ho notato che però mandando in avanti il motore comunque girava un po', quindi un po' di progressi li faceva. Invece andando in retromarcia la desincronizzazione non era assente, però era molto meno presente, e infatti il motore riusciva a girare, anche se non molto fluido, ma più che sufficiente per il progetto. Da quello che ho cercato su internet bisognerebbe avere un ESC con il timing programmabile e aggiustarlo da lì. Purtroppo il mio ESC non lo è in grado, perciò questo progetto è finito. Ho intenzione di riprenderlo in un futuro, e magari quando avrò preso un ESC programmabile. Per il momento è tutto, noi ci vediamo al prossimo video con il drone riparato.